soprattutto che è conosciuta con il nome di Covid-19, e soprattutto andremo a valutare quello che è l'aspetto patogenetico, eziopatogenetico della malattia, che sembrerebbe essere poi l'elemento guida di tutta la terapia, all'approccio terapeutico a questa malattia. Malattia Covid-19, studiando la sua patogenesi, cioè il meccanismo patogenetico con cui si innesca, e che poi, per fortuna, in una percentuale bassa, ancora non perfettamente valutabile, perché al denominatore dei casi analizzati, positivi o negativi, non è stata analizzata tutta la popolazione, ma su quelli che sono praticamente le persone che sono state testate, quindi sintomatici, per quali è stato fatto un test adeguato di valutazione, si sa che siamo intorno al 20% di persone che incominciano ad avere dei sintomi più importanti. Il resto hanno una sintomatologia di grado, diciamo, lievi, simile influenzale, per cui da qualcuno è stata giustamente considerata una malattia più o meno come un'influenza, però in alcune persone essa assume una gravità significativa, soprattutto legata alla risposta che l'ospite ha verso l'agente infettante, che è il virus Covid-19, e questa risposta infiammatoria, questa tormenta, questa tempesta, questo uragano di citochine è la responsabile del quadro clinico molto grave che poi andiamo a vedere. E in realtà come possiamo valutare la patogenesi? La patogenesi è il meccanismo con cui si innesca la malattia. La malattia da Covid-19 non è una tegola che cade in testa, ma è qualcosa che penetra inconsapevolmente, in modo invisibile all'interno del nostro organismo, e che dà una sequenza di fasi. Le fasi che noi vediamo rappresentate in questo schema sono lo stage 1, lo stage 2 e lo stage 3, cioè la fase 1, la fase 2 e la fase 3. A sua volta il stage 2, la fase 2, è divisa praticamente, che è la fase polmonare, in una fase 2A e una fase 2B. Che cosa vediamo in questo grafico? In questo grafico vediamo praticamente la prima fase, che è la fase iniziale early infection, in cui praticamente c'è la fase che è causata dal virus, cioè il virus Covid-19 è in grado praticamente di determinare un'infezione virale così come la conosciamo noi a livello influenzale, con sintomi che possono essere il raffreddore, un'astenia, sintomi generali come il dolore, la cefalea, la diarrea, e poi incomincia a comparire un sintomo significativo praticamente, che è la febbre. La febbre dobbiamo considerarlo il sintomo chiave della nostra patologia. Quindi praticamente quando è che noi dobbiamo dividere i pazienti con la febbre e pazienti senza febbre. Poi c'è qualche piccola eccezione di pazienti che non hanno una febbre sopra i 38, ma hanno una febbricola, e quei pazienti rappresentano un'eccezione. Quello che per noi è l'elemento discriminante è la febbre 38, in cui noi possiamo dire che quel paziente sta incominciando ad andare verso la fase infiammatoria, perché per avere la febbre noi vuol dire che stiamo innescando una fase infiammatoria significativa, quando la febbre raggiunge i 38 gradi. E questo è un primo elemento discriminante. E vediamo subito che in questa patologia abbiamo una fase iniziale, quella virale, su cui noi vogliamo assolutamente intervenire, e l'altra fase, quella infiammatoria, in cui abbiamo questo storm, questa tempesta, questo uragano citochinico che può portare praticamente al quadro infiammatorio polmonare grave che a noi ci preoccupa. E quindi è importante, capendo correttamente le modalità di progressione della malattia, inquadrare il nostro nemico e capire che la malattia praticamente da Covid-19 consta di due fasi fondamentali. Uno, la fase virologica legata alla replicazione virale con sintomatologia clinica non particolarmente grave, caratterizzata da sintomi come tosse, sintomi costituzionali come astenia, dolori muscolari, cefalea, diarrea, prostrazione, congiuntivite, eccetera, ma soprattutto la febbre sopra i 38 è l'elemento discriminativo, in cui dopo la fase virale, come vedevamo, comincia la fase invece infiammatoria, segnata praticamente in giallo, questa fase infiammatoria,
che è quella in cui la componente virale perde la sua importanza e incomincia a manifestarsi la risposta infiammatoria dell'ospite. Quindi l'innesco dell'infiammazione coincide con la riduzione, e lo vediamo, di quella che è l'importanza o comunque la risposta al virus, e via via che si innesca la risposta infiammatoria si riduce la risposta al virus, che con il passaggio nella fase infiammatoria perde di significato, tanto che anziché parlare più di infezione virale sarebbe il caso di affermare che siamo di fronte ad un'infiammazione come una sorta di risposta autoimmunitaria innescata. Ora, se la risposta dell'ospite si fermasse a metà strada, cioè in questa fase qui, è quello che noi osserviamo praticamente in tutti i quadri influenzali, in cui una persona ha una fase febbrile che gli dura qualche giorno, un po' di tosse, un po' di catarro e tosse secca, che è un sintomo che non avevo sottolineato, e lo ripeto, è importante anche la tosse secca, perché è proprio la formazione di questo muco che chiude, che tappa tutte le pareti. Bene, noi saremmo di fronte a una banale influenza. A questo punto tutto si risolverebbe con una semplice influenza, come abbiamo pensato inizialmente. Purtroppo l'errore di pensare che questa fosse realmente una forma influenzale. Bene, purtroppo il Covid-19, almeno in un 20% di questi pazienti, invece dà inizio a una vera e propria risposta che possiamo chiamare dysregulation, cioè una risposta disregolata. E consiste questa risposta disregolata in un vero e proprio uragano tempesta di citochine che determina la comparsa di una sindrome emofagocitica che si concentra a livello polmonare e porta il paziente all'ARS, alla sindrome, diciamo, di dispnea, alla sindrome di distress respiratorio. E allora un paziente con il Covid-19 che fa invece una risposta mild non innescherebbe quello che abbiamo detto e arriva ad avere una semplice influenza. Invece nell'altro caso noi praticamente avremmo un paziente con delle complicanze, e proprio per evitare che il paziente sfugga alla nostra attenzione bisogna intercettarlo immediatamente. Cioè, qual è la terapia che dobbiamo mettere in atto? Dobbiamo cercare noi i pazienti affetti praticamente da febbre, che in questo periodo quella febbre potrebbe essere, se non al 100%, ma quasi al 100% su base Covid. Quindi tutti i pazienti che oggi in questo momento abbiano una febbre 38 devono iniziare in questa fase iniziale la terapia antivirale, impedendo di entrare nella seconda fase o addirittura andare nella terza fase, dove una terapia antivirale non serve più assolutamente a nulla, perché la problematica infiammatoria e il problema delle citochine prodotte dal paziente stesso, che è il problema che blocca la funzionalità respiratoria. E quindi praticamente dobbiamo dire che quel 20% che dà origine a quella risposta infiammatoria eccessiva porta il paziente alla terapia intensiva, all'insufficienza respiratoria, che purtroppo talvolta esita in eventi letali. E che cos'è dal punto di vista anatomo o patologico praticamente la risposta che ha, che cosa accade? Ormai si è visto che il polmone non è in realtà l'unico protagonista, come si è sempre pensato in questa patologia, ma lui partecipa in modo preponderante ad una malattia sistemica, il Covid-19 è una malattia sistemica, una sorta di vasculite trombofilica virale. È molto importante che lo capite, perché questo poi apre la porta ad un altro farmaco da abbinare a quello con azione antivirale e antinfiammatoria, proprio per contrastare l'aspetto di vasculite trombofilica virale, in cui riscontriamo la presenza di un infiltrato infiammatorio per lo più di tipo monocitico macrofagico, in presenza di fenomeni di microangiopatia trombotica o trombotico-emorragica. Per cui i natural killer, la prima risposta, non è sufficiente a risolvere l'infezione, che si può ripresentare in questa seconda ondata di sintomi ben più aggressivi dei precedenti, o chiaramente accavallarsi alla precedente, attivando così la fase dell'ipertensione
iperfiammazione della tempesta citochinica caratterizzata da un'elevazione degli indici di flocosi con imponente liberazione di citochine, elevato tasso di dimere, eccetera. Quindi ci manca di capire soprattutto perché alcuni pazienti virano verso la forma, questa seconda fase, questa forma in questa terza fase, seconda terza fase, che è la forma infiammatoria citochinica che porta praticamente al quadro grave in cui è richiesta l'assistenza respiratoria. Se noi accettiamo quello che abbiamo appena detto, cioè l'evoluzione di questa malattia, allora capiamo che il ruolo dei farmaci antivirali, praticamente come dei farmaci antinfiammatori o come dell'eparina, assume un'importanza diversa a seconda delle fasi della malattia in cui ci troviamo. Per cui la terapia antivirale andrebbe concentrata tutta all'inizio della malattia. Non a caso abbiamo visto il fallimento di alcuni trial usati dei farmaci importanti come il Remdesivir, che vengono utilizzati però nella fase già ormai infiammatoria, la terza fase, e quindi bisogna rivalutare questi trial. Oggi praticamente gli antivirali vanno concentrati esclusivamente nella fase iniziale della malattia senza attendere i sintomi legati all'infiammazione, cosa che se non viene fatta si rischia di perdere del tempo preziosissimo. Il paziente che arriva alla fase infiammatoria perché è atteso a casa con la febbre, con la tosse o peggio con un'ipossia che con un saturimetro va a misurare praticamente, talvolta accompagnata da questa ipossia che può essere anche fatta con il test del cammino, del passo, dei 30 passi per vedere se scende di 5 punti il valore, bene, quel paziente perde tempo prezioso e rischia più tempi lunghi di degenza, terapie invasive e rischio di complicanze. Avete chiaro quindi che la fase di terapia antivirale deve essere questa prima fase, lo stage 1, in cui noi abbiamo questo quadro. E quindi se invece poi passiamo nella seconda fase, quella della terapia praticamente, della terapia della fase infiammatoria, la terapia antivirale è praticamente inutile o quasi. Con gli antivirali bisogna intervenire nelle fasi iniziali e non nella fase iperinfiammatoria, dove tutta l'attenzione deve essere concentrata sullo spegnere la tempesta citochinica. Anzi, utilizzare i farmaci antivirali in questa terza fase con il paziente intubato, dove la risposta citochinica, la reazione citochinica è talmente forte, potrebbe addirittura esporre il paziente al rischio degli effetti collaterali dei farmaci antivirali. Quindi bisognerebbe concentrare il nostro obiettivo terapeutico. Se non andiamo a cercare i pazienti a casa, intercettarli e trattarli con una terapia antivirale, che poi vedremo qual è, noi rischiamo di entrare nella fase 2, cosiddetta calm before the storm, cioè la calma prima della tempesta, la fase tua, calm before the storm, evitando la fase 3, the cytokine storm, cioè nella fase in cui si entra nel vivo vero e proprio della tempesta. Quindi noi dobbiamo intervenire prima della tempesta e nella fase della tempesta invece il farmaco antivirale non è più utile, bisogna lavorare sulla fase praticamente citochinica e vedremo questo. Ancora meglio, bisogna intercettare i pazienti precocemente mettendo una terapia antivirale, bisogna stanarli, cercarli a casa, il medico di famiglia, chi ha autorità può chiamarli, cercarli e fargli subito il tampone se hanno una febbre superiore ai 38 gradi e metterli in terapia antivirale per bloccare quel passaggio dalla fase 1 alla fase 2 e peggio ancora alla fase 3. Soprattutto perché? Perché un paziente giovane che va verso la fase 2-3 perché aspetta, come è successo con il primo paziente, può però poi dopo avere più tardi una crisi respiratoria e supera facilmente, tra virgolette, la fase respiratoria. Sono pochi i pazienti che muoiono in età giovane, tra virgolette, per crisi respiratoria. Invece il paziente di 70 anni, 80 anni, i pazienti anziani come me, se vanno incontro alla fase praticamente infiammatoria, immediatamente gli arriva il quadro dispnoico che può essere ingravescente, già in 24 ore può diventare grave se non viene supportato da una ventilazione adeguata. Quindi se la malattia
evolve verso la fase infiammatoria, dobbiamo agire nella seconda fase per evitare il passaggio alla terza. Bisogna essere molto precoci nella terapia. La forza di questa conoscenza della patogenesi ci fa capire che la precocità della terapia è fondamentale e l'intervento dell'approccio precoce diventa importante soprattutto nei soggetti anziani. E io mi metto in quella categoria dei pazienti anziani, mi sento coinvolto in prima persona, prima che come medico anziano, come anziano, essere umano. Il soggetto giovane può rimanere a casa e cuocere praticamente a fuoco lento l'evoluzione dell'infezione, e se entra nella fase infiammatoria avrà più possibilità di uscirne senza gravi conseguenze. A differenza di un anziano, di uno come me, che nel caso arrivasse nella fase infiammatoria rischia prima la dispnea e le difficoltà respiratorie, che poi richiedono quel supporto ventilatorio, e talvolta non basta una mascherina nasale, ma ci vuole un CPAP, ci vuole praticamente addirittura essere intubati, con tutti i possibili rischi a cui ci esponiamo. Quindi il rischio della silent ipossia che lo fa arrivare alla fase iperinfiammatoria in cui diventa più difficile trattarli, bisogna evitarlo, bisogna intervenire precocemente, bisogna andare praticamente a trovare questi pazienti se noi telefoniamo a casa, troviamo e ci dicono no, c'è mio nonno o mia zia che sta male, qui che ha una febbretta a 38, subito al pronto soccorso trova l'infettivologo che gli fa il test e nel caso gli fa subito la terapia antivirale. In questa fase 1 possibilmente. Il farmaco di elezione che va dato in questo caso è la clorochina o l'idrossiclorochina, il Plaquenil, che è un farmaco antimalarico che si è dimostrato efficace oggi come antivirale che come antinfiammatorio, e viene usato da 50 anni nella terapia antimalarica. Lo abbiamo preso in quantità industriale per andare a fare le vacanze in Africa. È un farmaco che si è dimostrato efficace sia in termini antivirali che antinfiammatori. Quindi in entrambe quei due cuni, infatti, viene utilizzato anche nell'artrite reumatoide, nel trattamento dell'artrite reumatoide, e serve per intercettare precocemente praticamente la terapia. La selezione del paziente, il sintomo che indirizza il paziente verso la terapia antivirale precoce è la febbre. Una febbre che sopra i 38 gradi deve essere assolutamente testata e messa in terapia antivirale con idrossiclorochina. La dose può essere una dose bulgara iniziale di attacco di 800 mg che poi va ripetuta a distanza di una settimana, cioè la facciamo oggi che è domenica, la rifacciamo domenica prossima con 400 mg. Oppure possiamo utilizzare il protocollo di 5 giorni già approvato dal Ministero della Salute. Ricordiamo che il Plaquenil è il farmaco attualmente più disponibile in assoluto rispetto a farmaci come il Remdesivir, il Calestra, eccetera, che vanno usati anche questi solo nelle fasi iniziali. Si può associare l'Opinovar, eccetera, cioè, tutti i farmaci praticamente antivirali anche usati nell'HIV possono essere utilizzati, ma la clorochina è importante perché la clorochina la possiamo spalmare in tutte quante le fasi, perché la clorochina non svolge soltanto un'azione antivirale, ma anche, come abbiamo detto, un'azione antinfiammatoria, infatti è in grado di agire contro l'interleuchina 6. A questa clorochina, idrossiclorochina, va associata al trattamento con l'eparina, perché lo dobbiamo ricordare che la malattia Covid è una microangiopatia trombotica o tromboemorragica. Inoltre l'eparina che noi dobbiamo utilizzare, lo diciamo subito, è eparina a basso peso molecolare ad alto medio dosaggio, cioè anziché le 4.000 unità consigliamo praticamente le 8.000 unità in un paziente, una persona di normopeso, e svolge questa eparina un effetto antivirale e immunomodulante. Quando io dicevo che l'eparina aveva un effetto antivirale, quando io parlavo dell'importanza dell'azione diretta attraverso il sangue della terapia, venivo diciamo un pochino maltrattato. Io devo dire che invece, d'accordo con i grandi professionisti che sono in questa malattia, è un potente antivirale ed è immunomodulante e quindi può placare la tempesta citochinica terribile. Questa tempesta aumenta notevolmente che cosa? Le placche ateromasiche che espongono al rischio tromboembolico con un aumento significativo di infarti ictus degli stroke. Questa è quindi una sua ulteriore indicazione in associazione con la clorochina. Nella fase avanzata però dello storm, della tempesta, dove si ha un eccesso di interleuchina 6, e cioè in quella fase che abbiamo detto, questa fase qui, la terza fase,
allora sì, dove si raggiungono praticamente livelli inimmaginabili, inverosimili, mai pensati possibili in un essere umano di interleuchina 6. Per tutti questi farmaci tutti i farmaci che agiscono contro l'interleuchina 6, bloccandola, hanno qualche vantaggio. Uno di questi è il tocilizumab, che ha dato esiti positivi soprattutto se usato nella fase 2 di embriazione della malattia. L'abbiamo vista qual è la fase 2, e che si embrica, cioè si passa dalla fase virale alla fase infiammatoria, cosiddetta embricazione della malattia, e va detto che la risposta terapia è stata positiva nei pazienti in terapia intensiva e si è avuta però purtroppo solo al 50% dei pazienti. Ancora non si sa perché gli altri 50% non rispondono, però praticamente si è visto che utilizzato nella fase 2, in quella fase dove ancora non è partita, e cioè la calma prima della tempesta, non è ancora partita la tempesta citochinica, evitano praticamente che i pazienti vadano in terapia intensiva, vanno intubati o sostenuti del respiro, ma restano nel reparto di infettivologia, perché questa malattia, noi abbiamo due fasi: una fase infettivologica, noi dobbiamo trovare le persone infette con sintomi e trattarle subito, per evitare la fase intensivistica, praticamente in cui c'è bisogno di strumenti, di cose, e purtroppo le strutture sanitarie possono, diciamo, restare in ginocchio di fronte a una situazione di questo tipo per l'eccessivo accesso di pazienti ormai in fase avanzata che sono rimasti a bollire praticamente a casa della malattia, a farla maturare. Il problema del tocilizumab oggi però è rappresentato anche se la Roche l'ha regalato, dall'indisponibilità del farmaco. Queste notizie che arrivano, è disponibile soltanto la forma sottocute, ma tutta un'altra cinetica. Anche per questo il tocilizumab non rappresenta praticamente purtroppo un farmaco di prima scelta nella terapia immunomodulante, che sarebbe il caso di cominciare oggi anche nelle fasi iniziali della malattia, quando incomincia l'innesco della risposta infiammatoria praticamente dell'ospite. Abbiamo vari farmaci di questo tipo, il sarilumab, che è in grado di agire contro l'interleuchina 6, molto sembra valido il canakinumab, che dà grandi speranze perché non è in grado di agire direttamente solo sull'interleuchina 6, ma agisce ancora più a monte della cascata sull'interleuchina 1, che poi innesca la risposta dell'interleuchina 6, e quindi bloccando a monte è più facile e la risposta praticamente è maggiore. Quindi questo farmaco, che è un farmaco antinfiammatorio che deve essere usato nella fase 3, ma sarebbe opportuno anche utilizzarlo nelle fasi iniziali, quando la risposta infiammatoria comincia a essere evidente, quando i sintomi, si chiama il canakinumab, un nome abbastanza complesso, praticamente, che è dato praticamente dalla Novartis, ed è un farmaco che va a intervenire in quella cascata praticamente infiammatoria che noi dobbiamo dire. Quindi dobbiamo subito trattare che un paziente praticamente che va trovato dentro casa con una febbre a 38 ed è Covid positivo, che l'infettivologia ce lo dice, va subito trattato con la clorochina, perché i rischi che può dare la clorochina sono bassissimi. Qualcuno ipotizza praticamente simili a quelli che si possono avere con il plasma, e quindi qualcuno consiglia praticamente una terapia di massa. Facciamo un piccolo punto prima di concludere la nostra chiacchierata sull'impiego del cortisone. Il cortisone è stato indiscusso in questi giorni, ma in realtà il cortisone agisce anche lui sull'infiammazione, cioè sulla cascata delle citochine, agisce anche sull'interleuchina 6. È stato sempre usato praticamente il cortisone in azione al tocilizumab praticamente nella terapia CART dei tumori quali le leucemie. Il cortisone va usato idealmente in quale fase? Va usato in questa fase qui, nella fase 2, quando incominciano, diciamo, le azioni infiammatorie, perché nella fase finale ovviamente è opportuno assumere praticamente un farmaco più immunomodulante verso la cascata citochinica, ma continuare la terapia con il cortisone durante la terza fase non è
non è sbagliato. Dove è l'errore di usare il cortisone? Usarlo nella prima fase. Nella prima fase siamo di fronte a una forma influenzale virale, lì il virus che sta facendo il suo lavoro in modo silente, invisibile all'interno del nostro corpo, pensiamo di essere sani e invece già siamo Covid positivi. In quella fase sono antivirali, perché se usassimo il cortisone nello stage 1, allora noi rischieremmo di aumentare il rischio di infezione virale. Quindi il cortisone si usa nella fase infiammatoria, non nella fase virale. Nella fase virale il farmaco di elezione e di disponibilità è la clorochina. Con questo spero di avervi, diciamo, dato delle indicazioni su quello che può essere a voi pazienti, amici che mi seguite praticamente su questa malattia nel momento in cui oggi ci troviamo, che è una malattia poco conosciuta, ma quello che abbiamo conosciuto purtroppo a caro prezzo. Abbiamo conosciuto che esiste una fase iniziale virale che si spegne e una fase infiammatoria che si accende. Nella fase virale siamo di fronte a un semplice raffreddore, un'influenza, qualcosa di banale che si può chiudere grazie alla risposta immunologica iniziale del paziente di tipo cellulomediata, che produce gli anticorpi, che blocca praticamente l'azione del virus ed impedisce invece la risposta specifica infiammatoria, interleuchinica, citochinica, praticamente, che è quella che porta praticamente alla gravità del quadro, soprattutto per il discorso dell'aspetto vascolare, ed in particolar modo il polmone è un grande letto vascolare in cui, come le branchie dei pesci, così gli alveoli polmonari sono su un terreno praticamente aperto al mondo esterno. Il sangue si apre e se arriva questo virus, praticamente il sistema difensivo è come quando di fronte all'alcol il fegato crea un fenomeno cirrotico, alla stessa maniera si crea questo fenomeno fibrotico dell'interstizio di cui abbiamo già parlato, e capiamo bene praticamente che questo per noi è gravissimo. Ovviamente questo potrebbe rimanere un problema limitato al polmone se non desse anche quello aspetto che abbiamo poc'anzi detto, cioè l'aspetto della vasculopatia, eccolo qua, cioè della presenza di questo infiltrato infiammatorio di tipo monocitico macrofagico con fenomeni di microangiopatia trombotica o tromboemorragica, che porta praticamente a questo quadro, diciamo, devastante del nostro organismo. Quindi quello che io mi auguro che le mie parole possano essere d'aiuto a qualcuno. Io vi ringrazio ancora per la vostra disponibilità, per la vostra attenzione. Grazie, ancora grazie di essere.